Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale, buon pomeriggio a tutti. Il calcio è di chi lo ama, il calcio è di chi lo rispetta e quest'oggi il calcio è di chi, pur stando a un metro, non riesce a vedere un fallo plateale a centrocampo. Detto questo ragazzi, per chi passa per la prima volta sotto questo video, vi invito ad iscrivervi al canale attivando la campanella delle notifiche. Vi ringrazio per tutto ciò che state facendo sul canale, non avrei potuto desiderare una community più competitiva di quella che sta crescendo. Quindi, appunto perché ieri ho fatto un video per sommi capi, ero anche delusissimo, sono anche riuscito a rimanere abbastanza lucido nel video di ieri sera. Andremo ad analizzare un attimo la partita per ciò che è stato, gli errori che ci sono stati a livello arbitrale, cosa non è andato nel nostro secondo tempo, perché l'Inter ci ha imbucato per 3 volte e usciamo sconfitti dal Maradona per l'ennesima volta. In casa il ruolino del Napoli è da horror, è da film horror e dobbiamo invertire la rotta, avremo il Cagliari a Napoli e cerchiamo di ripartire da lì dopo aver fatto 3 punti a Torino. A questo punto dobbiamo fare 3 punti a Torino perché altrimenti la classifica si mette veramente male. Partiamo. Allora, premettiamo che per onestà personale e onestà intellettuale ci sono stati gli errori arbitrali. Sì, il fallo di Lautaro sull'Lobotka c'è. Sì, il calcio di rigore per il Napoli ci sta. Anche quello. Ho letto che per protocollo VAR l'arbitro era vicino, parliamo del fallo di Lobotka e Lautaro. L'arbitro era vicino, ha deciso, il VAR non può intervenire per protocollo, almeno questo è quello che ho letto. E il rigore di Osimhen ci sta. Gli episodi hanno influenzato il risultato? Assolutamente sì. Questo è per onestà intellettuale, va detto e va ribadito senza andare a cercare capri espiatori come è la campagna acquisti, è Nathan, è Meret, è la società, assolutamente, o presidente, si scaglia contro la Lega. Sì, le responsabilità della società le abbiamo già analizzate, ma ci saranno sempre, tutti gli anni, perché se sei il presidente di una società e qualcosa va male, sei il primo colpevole sempre, a prescindere. Ciò che non tollero è lo scagliarsi contro calciatori, la campagna acquisti, la squadra, assolutamente no. Andremo ad analizzare il tutto, lo faremo anche un attimo con la lavagna tattica perché ci sono delle situazioni che si ripetono di partita in partita per le quali poi imbarchiamo e prendiamo sempre gol. Detto questo, avrei voluto fare un video complimentandomi con l'Inter per aver messo il Napoli alle corde, aver meritato la partita perché è un risultato troppo largo per ciò che abbiamo visto in campo nella maniera più assoluta. Questo si va ad aggiungere a un'onestà intellettuale che non bisogna trascurare assolutamente. Allora, il Napoli fa 15 tiri in porta totali, se non sbaglio. Sì, 15 tiri in porta totali contro i 11 tiri dell'Inter, 4 nello specchio, possesso palla in favore del Napoli. I numeri parlano di una partita equilibrata, tanto è vero che il risultato è poi troppo largo, ma dovuto ad una fase difensiva che stenta a decollare. È vero che la partita ha avuto due facce perché almeno dal mio punto di vista psicologicamente il Napoli è crollato dopo il primo gol e la pietra poi tombale è stato il calcio di rigore non dato ad Osimhen, quindi il Napoli poi si è slegato, abbiamo cercato di recuperarla, ma poi l'Inter esce fuori, soprattutto se ti ha aspettato nel primo tempo, quindi ha più energie, è un Napoli che cala dopo i 60 minuti, lo si è visto anche ieri, ma volevo analizzare con voi un attimo una sola situazione con la lavagna tattica che si è ripresentata con il Real Madrid e vi spiego qual è. Noi attacchiamo qui, mettiamo che qui ci sia Kvaratskhelia o un Zielinski di turno o ci sia il terzino. Perdiamo palla qui siamo completamente vuoti. La squadra avversaria passa il pallone qui, se ne esce e sale fino a qua senza che nessuno. Ah, non l'avete visto? Aspetta che avevo la lavagna troppo bassa, porca miseria.
Allora, quando attacchiamo qui e perdiamo qui questo pallone, è successo con il Real ed è successo anche ieri con l'Inter, la squadra avversaria non fa altro che passare il pallone qui e sale di qua perché il Napoli qui pecca di copertura quasi sempre. Quando si perde il pallone qui, mettiamo qui che ci sia Kvaratskhelia, che ieri ha perso diversi palloni in questa zona, però non è tollerabile che i calciatori avversari arrivino a centrocampo senza essere nemmeno seguiti o quantomeno atterrati. Questo è il primo punto e abbiamo preso gol con il Real, così li abbiamo presi ieri con l'Inter, quindi cosa che va assolutamente rivista. Chi ricorda la partita con il Real Madrid, per fare un esempio lampante, c'è una rimessa laterale qui per il Real Madrid, Napoli ovviamente schierato tutto qui. Toni Kroos era qui, scende qui e si chiama la palla, la rimessa laterale arriva qui, Toni Kroos si fa tutta l'area di rigore, sale fino a qui e vanno in porta. Molto semplice. Questa è una situazione molto semplice da dover appunto resettare e migliorare. L'altra situazione che forse ha slegato centrocampo e difesa ieri è stata questa. Se avete visto bene il primo tempo, sia Anghissà e sia Lobotka andavano a prendersi Cialanoglu a uomo. A uomo. Cialanoglu ha toccato pochissimi palloni nel primo tempo, poi ne ha toccato uno al limite dell'area di rigore. Una grandissima staffilata, ma conosciamo il piede destro di Cialanoglu, almeno io lo conosco e lo stimo nella maniera più assoluta come calciatore. Sia Anghissà e sia Lobotka a turno andavano sul portatore di palla, o meglio sul ricevitore di palla dalla difesa dell'Inter. Abbiamo tenuto bene il primo tempo e questo è uno dei motivi. Poi le catene di destra e di sinistra hanno funzionato, molto più quella a destra perché a sinistra comunque Nathan non è il terzino che ti arriva fin qua, non ti dà quell'appoggio che ti dà un terzino naturale, pur avendo fatto una grandissima partita. E chi mi viene a dire che Nathan ieri ha giocato male o che Nathan sia un pacco di mercato non ha capito praticamente niente. La situazione è questa. Nel secondo tempo noi non abbiamo marcato più a uomo il loro portatore di palla, ci siamo slegati, vuoi per mancanza di lucidità, vuoi per la condizione fisica, vuoi per una serie di motivi. L'Inter è salita in cattedra, ovviamente dilaga e fa il 2-0 e il 3-0 che poi è frutto di un completo allungamento del Napoli, tant'è vero che c'erano praterie cavalcabili dai giocatori, cavalcabili che poi sono uomini comunque, percorribili diciamo dai calciatori dell'Inter. Detto questo, io mi tengo una prestazione del Napoli assolutamente competitiva per 60 minuti, perché io ieri forse ho visto il miglior primo tempo da inizio stagione. Correggetemi voi qui sotto nei commenti se sbaglio, se ho visto sto gonfiando troppo la situazione, ma per me il Napoli per i primi 50-60 minuti ha giocato una grandissima partita, al di là del gol dell'1-0 che andava annullato, ma per protocollo VAR, a quanto si legge, il VAR non poteva intervenire. Poi mi dovete spiegare perché allora il VAR è intervenuto l'anno scorso sul fallo di Milik sull'Obotka ed è stato annullato il gol alla Juve. Cioè, guardate che onestà intellettuale. Io mi vado a buttare la zappa sui piedi su un gol che abbiamo fatto per la stessa situazione di ieri. Lì è intervenuto il VAR, qui no. Poi dovrò io rileggermi forse alcune informazioni per quanto riguarda il protocollo VAR. Detto questo, il Napoli deve comunque registrare questa fase difensiva perché quando ci vengono a prendere faccia a faccia e noi abbiamo comunque tutta la difesa schierata, non riusciamo ad andare a prenderci almeno due degli uomini che arrivano in area, andarli a prendere a uomo senza rischiare poi il 2-0 e il 3-0 che abbiamo preso ieri. Sì, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ci sono stati gli errori, era un Napoli comunque che mentalmente aveva lasciato completamente la partita, sì, però ci sono 2 metri di distanza sempre in area di rigore tra l'attaccante o gli attaccanti avversari e se li lasciamo colpire
perso la porta. Poi sono calciatori quelli dell'Inter che voglio togliere la linea difensiva, ma sono tutti quanti bravi con i piedi, hanno tutti quanti il tiro da fuori, in area di rigore non ti perdona nessuno. È normale che poi è difficile non raccogliere il pallone dal fondo del sacco. Io questo vi volevo dire, vi rinnovo l'invito a stasera 18:45, dalle 18:45 alle 21 saremo in live, un salottino misto, tifosi del Napoli e tifosi dell'Inter, per scambiarci appunto opinioni sul match di ieri. Mi direte, ma sei pazzo? Vai in un salottino con i tifosi dell'Inter, oggi che abbiamo perso la partita, si sono rubati la partita. Io non mi tiro mai indietro e appunto per onestà personale, nemmeno intellettuale, vado avanti per la mia strada e vedremo poi cosa avranno da dirci i tifosi dell'Inter e come ci difenderemo noi in questa live. Vi invito stasera dalle 18:45 alle 21. Saremo appunto sul canale a fare 4 chiacchiere. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, sempre Forza Napoli. E dimenticavo, siamo 11 punti dietro. Quanti punti siamo dietro? 11? Sì. Ci hanno creduto loro l'anno scorso che noi avevamo 47.000 punti di vantaggio, perché dobbiamo smettere di crederci noi adesso? Vedremo poi il campionato come andrà avanti, ma lo smettere di crederci adesso secondo me è ancora prematuro. Sempre Forza Napoli, ciao!